Rilassati, dove la calma non è più tranquilla. In mezzo alla notte, quando la mente inizia a correre. L'ansia siede accanto a te, magari mentre sei sulla tua vecchia sedia. Ma se ti dicessi che non sei rotto, che l'ansia non è un nemico ma una guida? Ti sei mai chiesto se l'ansia, invece di essere un segno di debolezza, possa essere un messaggero di qualcosa di più profondo dentro di te? Se questo tema ti tocca, iscriviti a Il Tempio Interiore e lascia un mi piace. Il tuo supporto aiuta ad accendere questa luce anche per gli altri. La vita ha momenti tranquilli, spesso. In mezzo alla notte, quando il mondo si rilassa, dove la calma non è più tranquillità. Ciò che una volta ti sembrava calmo e confortante, ora ti sembra denso, come se le pareti ti stessero afferrando con dolcezza. Puoi sederti sulla tua vecchia sedia, quella che hai sempre amato, e invece di dormire, la tua mente inizia ad agitarsi. Un piccolo flusso di pensieri, ansia, ricordi dolorosi, immagini di un futuro che non riesci a comprendere completamente. E senza accorgertene, l'ansia si è già serenamente seduta accanto a te. Ma spesso dimentichiamo qualcosa. L'ansia non è un indicatore che qualcosa in te non va. Non costituisce una prova di debolezza, fallimento o castigo. E se invece fosse un segnale che indica qualcosa che non hai ancora considerato? Negli insegnamenti del Buddha, la sofferenza, compresa questa tensione infinita, non è un avversario da combattere, ma un messaggio a cui prestare attenzione. È un manuale, un compagno silenzioso che ci guida verso il cuore di ciò che conta davvero. Ci è stato insegnato a nascondere la tristezza, a seppellirla, a fuggirla o a soffocarla nel rumore. Ma il buddismo propone un metodo alternativo. Ci mostra che ciò che cerchiamo di evitare potrebbe essere, in realtà, essenziale per ottenere la nostra libertà. Questa ansia, quando viene incontrata con comprensione, diventa la nostra maestra, soprattutto quando la vita si fa più silenziosa con l'età. Ci viene concesso spazio per sentire, per riflettere, per riconoscerci pienamente. Ed è in questo spazio che nasce qualcosa di sacro, non un conflitto, ma una ricerca interiore. Esaminiamo oggi una dolce verità, un'antica scoperta della filosofia buddista. Non farà sparire l'ansia, ma può cambiare il modo in cui ci relazioniamo ad essa. Questa nozione ha aiutato monaci nei templi di montagna, soldati nei momenti di paura e persone comuni come te e me a trovare serenità nel cuore delle proprie tempeste interiori. Se i tuoi pensieri ti sembrano una prigione, se l'ansia è un peso che porti da troppo tempo, resta con me. Non si tratta di fingere che vada tutto bene, si tratta di osservare chiaramente ciò che è e trovare lì la libertà. Perché non sei rotto, non sei solo. Ti viene soltanto chiesto di guardare alla tua ansia in un modo nuovo. Cominciamo osservandola, non evitando, ma sedendoci con gentilezza e ascoltando i suoi insegnamenti. Capitolo 1. Le radici dell'ansia, attaccamento e avversione. L'ansia non nasce all'improvviso. Ha radici oscure, profonde e spesso invisibili. Nella filosofia buddista, queste radici hanno due nomi: attaccamento e avversione. Non sono solo idee, sono abitudini dell'anima. Col tempo, e in particolare con l'invecchiamento, queste abitudini diventano più evidenti. C'è una parte della mente che si aggrappa con forza, si fissa sulle cose che amiamo, sulle nostre abitudini, sulle persone vicine, sul senso di controllo, sul conforto di ciò che ci è familiare. Ma quando, come sempre accade, arriva il cambiamento, questo desiderio si trasforma in terrore. Una voce calma sussurra: «Per favore, non portarmelo via». Poi
C'è l'avversione, il desiderio di eliminare ciò che non ci piace. Dolore, malattia, solitudine, persino il processo naturale dell'invecchiamento. Cerchiamo di evitare tutto questo, sperando che, insistendo abbastanza, possiamo tenerlo lontano. Ma sia trattenere che respingere sono esaurienti e, peggio ancora, inutili. Il Buddha ci insegna che tutto ciò che nasce passerà. Tutto è in evoluzione, i nostri corpi, le nostre relazioni, persino le emozioni che crediamo eterne. È il nostro rifiuto di accettare questa verità che alimenta l'ansia. Storia di Tom. Vorrei raccontarti una storia. Tom era un amico, veterano della Marina ora in pensione. Ogni mattina, alle 6, percorreva il sentiero che costeggiava il lago vicino casa. Era parte del suo ritmo, del suo modo di restare connesso alla terra. Ma un giorno, a causa di un infortunio all'anca, fu costretto a fermarsi. Non perse solo una routine, perse una parte di sé e la sua ansia crebbe. Ogni mattina diventava più pesante. Il silenzio gli ricordava ciò che non poteva più fare. Un giorno, mentre bevevamo il tè, gli chiesi: «Tom, a cosa ti stai aggrappando?» Guardò fuori dalla finestra e rispose: «La versione di me che poteva muoversi liberamente». Ecco cosa intendeva il Buddha. La nostra sofferenza non nasce dai cambiamenti in sé, ma da quanto siamo legati a come erano le cose prima. Quando ci aggrappiamo al passato o rifiutiamo il presente, l'ansia trova terreno fertile. Sussurra: «Stai perdendo il controllo». Ma ecco una verità che può liberarci. Fin dall'inizio non abbiamo mai avuto il controllo. Proprio come un fiore di loto che emerge dall'acqua fangosa, la pace può germogliare dall'accettazione. Non abbiamo bisogno che la vita rimanga sempre uguale. Abbiamo bisogno di aprire le mani, lasciare andare la presa, la resistenza e permettere alla vita di essere ciò che è. Tu non sei i tuoi schemi, non sei la tua giovinezza, non sei il tuo passato. E quando inizi ad allentare la presa su come dovrebbero essere le cose, qualcosa cambia. Il peso dell'ansia comincia ad alleggerirsi. Quando inizi a rilasciare la presa su come dovrebbero essere le cose, su ciò che pensi che dovrebbero essere, qualcosa cambia. Il peso dell'ansia inizia a diminuire. Secondo il Dhammapada, l'attaccamento è la radice del dolore. La paura nasce dall'attaccamento. Ma chi non è dipendente non conosce né sofferenza né paura. Allora chiediti con delicatezza: cosa succederebbe se oggi, anche solo per un po', lasciassi andare i pugni mentali? Forse la pace non si basa sul recuperare ciò che si è perso, ma sul considerare ciò che c'è proprio ora. Anche il concetto stesso di lasciare andare è solo un'idea. Arriva un momento nella vita di ognuno di noi, forse in una notte tranquilla o durante una giornata piena di impegni, in cui un pensiero arriva all'improvviso e colpisce duro il cuore. Senti che qualcosa non va, ti chiedi: e se non migliorasse mai? E prima di accorgertene, non sei più nel momento presente. Sei perduto, intrappolato in un mondo di pensieri, fatto di paura e stress. Tuttavia, il Buddha offre una verità gentile e forte. Anche questo è solo un pensiero. Lascia entrare questa frase nella tua mente. Non tutti i pensieri sono accurati. Non tutti meritano la nostra fiducia. Alcuni provengono da vecchie preoccupazioni. Alcuni seguono schemi mentali imparati anni fa. Altri sono solo la mente che fa ciò che ha sempre fatto, cercare di proteggerti, di prevedere, di controllare. Ma anche un pensiero forte resta solo un pensiero, una nuvola che attraversa il cielo della tua mente. Un saggio monaco disse: «Non credere a tutto ciò che pensi». Anche i pensieri più urgenti e seri
spesso sono solo increspature superficiali. Quando impari a osservarli senza afferrarti a loro, accade qualcosa di straordinario. Appare spazio, appare pace, appare chiarezza. Molta ansia comincia con una sola idea e quella idea si espande solo se la accettiamo come verità, senza metterla in discussione. Storia di Marlene. Voglio parlarti di Marlene, una donna di 76 anni. Dopo la morte del marito, si ritrovò sola e nel silenzio iniziarono a germogliare le paure. E se cado? E se perdo la memoria? E se succede qualcosa di grave e non posso parlarne con nessuno? Erano solo pensieri, ma accompagnati da un cuore che batteva forte e da una mente agitata. Marlene iniziò a frequentare dei corsi di consapevolezza presso il centro anziani vicino a casa. Un giorno l'istruttore chiese al gruppo di scrivere su un foglio: «Questo pensiero non sono io, è solo un'idea». All'inizio Marlene trovava tutto ciò sciocco, ma iniziò comunque a ripetere quella frase ogni volta che sentiva la paura salire nel cuore. La pronunciava piano, quasi sottovoce, e qualcosa si scioglieva. La sua ansia cominciava a rilassarsi. Capitolo 2. Il potere della non identificazione. Questa pratica nel buddismo è conosciuta come non identificazione, la capacità di vedere i pensieri per ciò che sono, eventi mentali, non verità. Non identità, non sei l'oggetto dei tuoi pensieri. Essi passano come il vento tra i rami. Alcuni sono utili, molti no, ma nessuno definisce chi sei davvero. La pratica non consiste nel combattere i pensieri o nel sentirsi in colpa per averli. Consiste nell'osservarli e dire con gentilezza: «Ah, eccoti, ti riconosco, ma non sei realtà e non sei il mio controllo». Questo, anche se sembra piccolo, è un cambiamento totale. Passi dall'essere dentro la tempesta allo stare accanto a essa, in silenzio. Come disse il maestro Ajahn Chah: «Se ti lasci andare un po', avrai un po' di pace. Se ti lasci andare molto, avrai molta pace. Se ti lasci andare completamente, sarai libero». Prova questo. La prossima volta che ti senti ansioso, fai un respiro profondo, ammorbidisci il cuore e poi ripeti con gentilezza: «Anche questo è solo un pensiero». Niente resistenza, niente panico, solo un momento di verità. In mezzo all'agitazione, un momento di consapevolezza, un attimo di fiducia, un ritorno al presente. Capitolo 3. L'ansia quotidiana e invisibile. L'ansia spesso si presenta in modi sottili. Una lieve inquietudine mentre sorseggi il tè, una tensione al petto mentre pieghi i vestiti, una sensazione vaga che qualcosa non va, anche se non è successo nulla. Per molte persone anziane, specialmente quelle che vivono da sole o che seguono routine tranquille, quest'ansia silenziosa è come una brezza fresca sotto il soffitto. Non è forte, ma è costante. Distoglie la mente dalla pace del momento presente, portandola verso ombre di rimpianti o preoccupazioni per il futuro. Eppure esiste un modo per tornare indietro. La consapevolezza, come viene insegnata nella tradizione buddista, offre un ritorno al corpo, al respiro, alla mente. Un ritorno al solo luogo dove esiste la vera pace, questo preciso momento. La consapevolezza non significa svuotare la mente o costringerla al silenzio. Significa osservare attentamente le sensazioni del corpo, la frequenza del respiro e il movimento continuo dei pensieri. Si tratta di mettere i piedi per terra, piuttosto che perdersi nei ricordi del passato o nelle prospettive del futuro. Il Buddha diceva:
Non soffermarti su ciò che è passato, non fare progetti per il futuro, concentra l'attenzione sul momento presente. Questa lezione elementare affronta l'ansia direttamente. L'ansia cerca sempre di trascinarci nel futuro, verso ciò che potrebbe accadere, verso ciò che temiamo. Ma il momento presente non chiede nulla, se non di essere lì. Storia di Frank. Vorrei raccontarti la storia di Frank, un uomo anziano, calmo e gentile. Ha lavorato come falegname fino alla pensione. Dopo la scomparsa della moglie, il silenzio in casa sua è diventato intollerabile. Le piccole preoccupazioni si sono trasformate in una spirale. E se dimentico qualcosa? E se cado e nessuno mi vede? E se divento un peso per i miei figli? Questi pensieri si radicarono nei lunghi momenti di solitudine. Ogni respiro diventava un'ancora. Ogni passo un momento per riflettere. Ogni istante una possibilità per ritrovare la calma. Frank praticava esercizi di consapevolezza ogni giorno, per 5 minuti, seduto nel suo giardino. Occhi dolci, mani sulle ginocchia, respiri profondi. Non cercava di scacciare i pensieri. Li guardava scorrere nel cielo della mente come nuvole. E col tempo, quelle nuvole diventavano più leggere. Questo è il potere della consapevolezza. Non promette di risolvere i nostri problemi, ma ci insegna a non aggiungere ansia alla nostra difficoltà. Ci aiuta a capire che non siamo la nostra agitazione. Il cielo è sempre lì, dietro le nubi. Capitolo 4. Perdono e ritorno. La consapevolezza include anche il perdono. Se ti lasci trasportare dai pensieri, va bene. Il semplice accorgersene è già un ritorno. E quel ritorno è una vittoria. Quindi, se l'ansia ti assale nei momenti di quiete, non combatterla. Respira. Diventa consapevole dei tuoi piedi sul pavimento, del calore del sole sulla pelle, del ritmo del tuo respiro. Non si tratta di negazione o fuga. È un atto sacro di ritorno a te stesso. Come ci ricorda il maestro Zen Thich Nhat Hanh, i sentimenti vanno e vengono come nuvole in un cielo ventoso. La mia ancora è la respirazione consapevole. Prova adesso. Fai un respiro profondo. Sentilo entrare dal naso. Senti il petto che si solleva e mentre espiri, ripeti dolcemente: sono qui. E questo è abbastanza. Capitolo 5. La voce interiore e la compassione. L'ansia spesso si accompagna a una voce interiore, ma non è la voce del mondo esterno, è la voce dentro di noi, quel critico interno che sussurra: perché sei così? Non sei abbastanza forte, stai diventando un peso. Quella voce si è formata nel tempo, si è nutrita non solo di paure, ma anche di vergogna. Il buddismo offre un rimedio potente, ma delicato: la compassione. Non solo verso gli altri, ma soprattutto verso noi stessi. Molti anziani sono cresciuti in tempi in cui i bisogni emotivi venivano ignorati, in cui la resilienza significava nascondere il dolore e il sacrificio personale era visto come un dovere nobile. Hai tenuto conto degli altri, figli, partner, genitori anziani, e hai messo da parte il tuo dolore, in silenzio. Ora, in questa fase della vita, quando c'è più spazio, le emozioni che avevi represso emergono. Colpa, dolore, rimpianto. Ma qui entra la saggezza del buddismo. La calma non nasce dalla perfezione, nasce dalla gentilezza. Il Buddha disse: tu, come chiunque nell'intero universo, meriti il tuo amore e il tuo affetto. Queste non sono solo belle parole, sono strumenti per salvare la vita. Storia di Ruth.
Prendiamo Ruth, una donna di 79 anni. Ha passato la vita ad aiutare gli altri, infermiera ospedaliera, madre affettuosa, sempre forte, sempre presente. Ma dopo la pensione cominciò a provare momenti di panico e con essi la vergogna. Perché proprio adesso? Si chiedeva. Ho sempre mantenuto la calma. Durante un incontro di consapevolezza in un centro locale, un insegnante buddista propose un esercizio. Mettete le mani sul cuore e ripetete silenziosamente: posso essere gentile con me stessa, proprio ora. Posso accettarmi così come sono. All'inizio Ruth faticava. Sentiva le lacrime scorrerle sul viso. Si sentiva egoista, persino sciocca. Ma l'insegnante la rassicurò. La compassione per sé non è egoismo, è guarigione, è non voltare le spalle alla propria sofferenza. E da lì iniziò il suo percorso, non perché la sua ansia fosse sparita, ma perché non la stava più affrontando da sola. Cominciò a scriversi lettere, a chiedere perdono a quelle parti di sé troppo stanche per farsi avanti, troppo ferite per essere spiegate, troppo ferite per chiedere aiuto. In poche parole, Ruth cominciò a sentirsi completa di nuovo. Nella visione buddista, la compassione è considerata una terapia per il cuore e, come ogni medicina, va assunta regolarmente, soprattutto quando il dolore si presenta. Ecco alcuni modi delicati per esercitare la compassione verso se stessi nella vita quotidiana. Parla a te stesso con gentilezza, specialmente quando ti senti nervoso o spaventato. Cambia il pensiero da «cosa c'è che non va in me?» a «sto facendo del mio meglio, è solo un momento difficile». Quando sei in ansia, metti una mano sul cuore. È un gesto semplice, ma comunica al tuo sistema nervoso: non sei solo. Mostra a te stesso la stessa generosità che offriresti a un caro amico. Se non diresti certe cose a lui, non dirle neanche a te stesso. Riconosci il tuo impegno. Sei sopravvissuto a tutto questo. Sei ancora qui, a imparare. E questo conta. La compassione non risolve tutto, ma cambia come ci muoviamo attraverso tutto. Trasforma l'ansia da prigione mentale a spazio sacro per affrontare il dolore, anziché combatterlo. Quando ami qualcuno, disse Thich Nhat Hanh, la tua migliore offerta è la tua presenza. E se non siamo presenti a noi stessi, chi lo sarà? La prossima volta che l'ansia arriva, accoglila con gentilezza. Ha bisogno di una tazza di tè, non di una battaglia. Siediti accanto ad essa. Ascolta, non perché tu possa ripararla, ma perché merita la tua presenza. Come un bambino spaventato nel cuore della notte, a volte il nostro mondo interiore ha solo bisogno di sapere che qualcuno è ancora lì. Capitolo 6. Questo non è mio. Non sono io. C'è un principio che, più di ogni altro, riduce l'ansia. Una frase: questo non è mio. Questa persona non è io. Non sono come mi sento. Ci sono momenti, spesso introspettivi, in cui l'ansia ci avvolge a tal punto che iniziamo a pensare che ci definisca. Battito accelerato, pensieri a ciclo continuo, tensione. E invece di riconoscere semplicemente «sto provando ansia», pensiamo «io sono ansioso». Ma l'ansia è solo un'onda, non l'oceano. Capitolo 7. Il non sé come liberazione. Il Buddha, oltre 2500 anni fa, condivise un insegnamento capace di liberarci. Una semplice, profonda frase: questo non è mio, questa persona non è me, non sono come mi sento. Non è una frase negativa, è una chiave, una porta per la libertà. Non serve a negare l'ansia, serve a dissolvere la falsa identificazione con essa. Secondo la Natha Lakkana Sutta, gli insegnamenti sul non sé
Non siamo né i pensieri né le emozioni. Siamo lo spazio in cui tutto accade. Il cielo non è la tempesta e noi non siamo la nostra inquietudine. Quando ci identifichiamo con la paura, le diamo potere, ma quando diciamo «questo non sono io», cominciamo a ritrovare la nostra vera natura, ampia, quieta, consapevole. Storia di Walter. Walter, vedovo di 82 anni, ha cominciato a sperimentare ansia profonda dopo la perdita della moglie. Descriveva quella sensazione come un peso al petto pieno di terrore che non riesco a spiegare. Veniva e andava, ma quando arrivava, lo consumava. Un pomeriggio, in un gruppo di meditazione locale, l'istruttore guidò una sessione ispirata all'insegnamento del Buddha sul non attaccamento al sé. Chiese a tutti di portare la mano al cuore e ripetere: «Questo non è mio, questa persona non è me, non sono come mi sento». Walter ripeté quelle parole in silenzio. Il dolore al petto non scomparve subito, ma qualcosa iniziò a muoversi. Respirò più a fondo. Nelle settimane successive, ogni volta che l'ansia tornava, lui la riconosceva con gentilezza. «Ah, eccoti di nuovo». Poi respirava e ripeteva quella frase. Pian piano gli attacchi si fecero meno forti, non perché fossero svaniti, ma perché non lo stavano più definendo. Capitolo 8. Il potere della disidentificazione. La bellezza di questo insegnamento non sta nel far sparire l'ansia, ma nel ritrovare libertà dentro di essa. Il Buddha non ha mai promesso l'assenza di paura o dolore. Ha insegnato come non soffrire inutilmente a causa loro. Questo non è mio. Significa: non dobbiamo possedere ciò che sentiamo. Non dobbiamo difenderlo né trattenerlo. I pensieri e le emozioni sono come onde, si muovono nel grande oceano della coscienza. Questa persona non è me. È il riconoscimento che non siamo i nostri stati mentali. Siamo l'osservatore silenzioso, non l'agitazione. Non siamo rotti o scadenti, siamo consapevoli. Guardiamo ciò che fa male e comprendiamo: questo non sono io. La nostra identità non nasce dalla paura, dallo stress o dal dolore. Deriva dal risveglio della nostra vera natura. Ogni volta che siamo compassionevoli e presenti, ci avviciniamo a essa. La prossima volta che l'ansia bussa alla porta, non lasciarti travolgere. Scrivi: questo non è mio. Questa persona non è io. Non sono come mi sento. Potresti notare qualcosa di straordinario. Le emozioni ci sono ancora, ma la loro forza nel definirti inizia a dissolversi. Passi dall'essere nella tempesta a essere il cielo che la contiene. Thich Nhat Hanh scriveva: i sentimenti vanno e vengono come nuvole in un cielo ventoso. La mia ancora è la respirazione consapevole. Questo pensiero è come una bussola nella nebbia, un riferimento per quando ti senti perso tra le idee. Con l'età, questa pratica diventa fondamentale. L'invecchiamento porta dubbi, solitudine in attesa, cambiamenti fisici e addii. Ma nulla di tutto ciò ci rende meno di ciò che siamo. Pensare «questo non è mio, non sono io», non è solo utile nei momenti di crisi, è un mantra di liberazione, un promemoria della nostra natura pacifica, vasta e consapevole. In verità non sei mai stato ansioso. Sei la calma che rimane dopo la tempesta. Sei il cielo che custodisce ogni nuvola. E nonostante tutto, sei ancora qui. Capitolo 9. La pratica quotidiana. Questo insegnamento è come una brezza fresca da una finestra aperta, ma il suo vero potere si manifesta quando lo portiamo nella vita quotidiana, tra i piatti da lavare, le chiamate da fare
i dolori del corpo, i pensieri che assillano. È lì che la pace trova profondità. Il Buddha non ci ha lasciato solo concetti astratti. Le sue parole sono state pensate per essere vissute nei mercati, nelle case, nei sentieri della foresta. Questo non è mio. Questa persona non è io. Questo non è chi sono. Non è una frase per la meditazione formale, ma un atteggiamento da portare con sé nella vita. Pratica guidata. Proviamo una semplice pratica ora. Siediti in un luogo tranquillo, oppure, se sei in piedi, senti i tuoi piedi stabili al suolo. Lascia che il tuo corpo si rilassi, non forzare nulla. Inspira lentamente. Espira dolcemente. Lascia che il respiro ti accarezzi, riportandoti con gentilezza qui e ora. Pensa a qualcosa che ti provoca ansia, una preoccupazione, un rimpianto, una decisione. Tienilo nella mente, come se fosse una pietra sul palmo della mano. Ora ripeti nel tuo cuore: questo non è mio. Respira. Questa persona non è io. Respira. Questo non è ciò che sono. Nota lo spazio che si apre. Non devi scacciare l'emozione. Osservala. Non sei la tua ansia. Immagina il tuo respiro come una brezza che attraversa la casa. Non scaccia nulla. Pulisce. Porta spazio. Tu sei quella casa. Solida. Forte. Completa. L'ansia è solo un visitatore temporaneo. Non ha le chiavi. Capitolo 10. L'integrazione nella vita reale. Non è necessario sedersi a meditare ore. La vera pratica avviene alle 3 del mattino, quando ti svegli con una stretta al petto, quando tuo figlio non chiama da settimane e inizi a dubitare, quando il dolore alle articolazioni ti ricorda il tempo che passa. In quel momento non cercare la perfezione, cerca la presenza. Respira. Questo non è mio. Respira. Questa persona non è io. Respira. Questo non è ciò che sono. Capitolo 12. Il ritorno al tempio interiore. A volte si tratta di piccole cose. Lavare i piatti, piegare la biancheria, accarezzare i cani o semplicemente ascoltare il vento tra gli alberi. È qui che la pratica diventa parte della tua giornata. Non è qualcosa di separato, è il tuo modo di vivere ed è proprio questo il miracolo. Quando lo fai con costanza, il tuo sistema nervoso inizia a capire: sei al sicuro, non sei più rinchiuso nel passato, non stai affondando nei e se, sei qui, respiri. Vivi. Thich Nhat Hanh scriveva: il momento presente è pieno di gioia e felicità. Se sei attento, lo vedrai. La frase "questo non è mio", "questa persona non è io", "questo non è ciò che sono", ti conduce lì, alla presenza. È un messaggio silenzioso. Il tuo vero sé non è mai stato distrutto dall'ansia. Quindi la prossima volta che ti senti agitato, non scappare, non sopprimere, accogli, invita l'ansia a sedersi, guardala, sii gentile con te stesso e con la sensazione che sorge. Ricorda, non sono questo, perché in realtà tu sei la calma nella tempesta, lo spazio tra i rumori e più di tutto sei amore. Tutto può essere sostenuto con amore. Anche l'ansia. Se sei arrivato fin qui, ascoltando con il cuore aperto, forse anche solo leggermente trasformato da questo viaggio, ti invito a rimanere. Respira. Cosa hai sentito oggi? Questa non è solo una lezione, è un'apertura, una mano delicata sulla spalla che ti ricorda: l'ansia non è un difetto, è una chiamata sacra.
un invito a guardare più a fondo, a lasciare andare ciò che non è tuo e a ritornare a casa. Il Buddha non ha mai promesso una vita senza tempeste. Ha offerto qualcosa di più potente, gli strumenti per restare saldi in mezzo a esse. Tra i più trasformativi c'è questa semplice verità. Questo non è mio. Questa persona non è io. Non sono questo. Ripetilo ogni volta che ne hai bisogno, quando il silenzio pesa, quando la notte si allunga, quando il corpo si contrae sotto il peso della preoccupazione. Non combattere, sii gentile, non in opposizione, ma come un passo verso il ritorno. E se continuerai ad allenarti, un giorno inizierai a vedere. L'ansia non è una minaccia, è una maestra, non qualcosa da cui fuggire, ma una guida che ti mostra la tua forza, la tua resilienza e la meravigliosa capacità che hai di ritornare in pace. Ti lascio con una domanda, mio caro compagno di viaggio. Cosa potrebbe trasformarsi nella tua vita se smettessi di aggrapparti a ciò che non ti serve più e iniziassi a prestare attenzione a ciò che ti riporta a casa? Se questo messaggio ha toccato il tuo cuore, sentiti libero di lasciare un commento. La tua voce potrebbe essere la luce di cui qualcun altro ha bisogno questa sera. E se desideri altri contenuti come questo, basati sulla saggezza del buddismo e diretti all'anima, iscriviti al canale. Sarai sempre il benvenuto qui. Nel frattempo, respira profondamente, cammina con gentilezza e ricorda, non sei mai stato instabile. Hai solo aspettato di essere riportato a casa.